non si fanno queste cose. Le chitarre che non funzionano si sistemano. Guarda questo video. Ciao chitarristi, benvenuti su Shape Your Tone. Sono Alessandro Bianchi e oggi vi dimostro che con qualche piccolo accorgimento possiamo rendere qualsiasi chitarra economica molto migliore. Le chitarre economiche, anche se suonano bene, spesso potrebbero avere qualche caratteristica che in fase di produzione viene messa in secondo piano. Alcuni componenti potrebbero non essere di primissima scelta a causa dei costi di produzione. È logico, è economica, ma tranquillo, con poco si può risolvere la maggior parte delle cose. Ma prima di tutto, una domanda: vale la pena davvero spendere dei soldi per migliorare una chitarra economica? Non conviene direttamente comprare una chitarra migliore? Sì e no. Ti spiego. Conviene acquistare uno strumento migliore se proprio la tua chitarra attuale non ti soddisfa. Se te la senti proprio sbagliata, scomoda, fai fatica a suonarla, allora sì, ha un grandissimo senso acquistare uno strumento migliore. Se invece ti soddisfa, ti piace e la senti tua, ma ti fa storcere il naso su alcuni aspetti, su qualche dettaglio, può avere senso spendere una quantità di denaro piccola, investire in modo mirato per risolvere quel particolare problema. Ora ti faccio vedere dove dovresti andare ad agire. Numero 1. Prima cosa da fare per migliorare la tua chitarra economica: iscriviti al canale. E non è uno scherzo, giuro, è perché ti dico un sacco di cose che ti saranno utili. 2. Attiva la campanellina. Tutte queste cose interessanti che dico mica vuoi perdertele. E 3. Seguimi anche su Instagram. Consigli finiti. Ci vediamo al prossimo video. No, scherzo. Numero 1 vero: agisci sulle meccaniche. Questa è stata la mia prima chitarra elettrica, uno strumento molto economico. La prima cosa che ho notato non funzionare sono state le meccaniche, queste, ovvero le chiavette che ci serviranno per accordare la chitarra. Se queste non funzionano, la chitarra perde l'accordatura. È davvero frustrante. Passiamo la metà del tempo ad accordare la chitarra e l'altra metà del tempo a suonare con la chitarra scordata. Puoi risolverlo. Sicuramente il tuo liutaio di fiducia potrà aiutarti. Considera però che ci sono un sacco di alternative di meccaniche che non costano troppo ma vanno bene. Sicuramente saranno migliori di quelle della chitarra economica di turno. Non costano come una chitarra nuova, ti risolvono il problema, perché no? Numero 2. I circuiti elettrici. Un'altra cosa che può funzionare male su una chitarra elettrica costruita con poche attenzioni è la parte elettrica. In una chitarra il circuito elettrico che funziona male può introdurre dei rumori che non vogliamo. Fai particolare attenzione a quando non stai suonando. Risolvi il problema rivolgendoti come sempre al tuo liutaio di fiducia. Non costa esageratamente troppo. Saprà esattamente dove mettere le mani e saprà aiutarti anche ad individuare qualche altro problema, se c'è. Esempio, quando giri i potenziometri della tua chitarra senti quel fastidiosissimo crack crack, potrebbe anche essere soltanto un problema di pulizia. Una soffiata all'interno dei potenziometri per rimuovere la polvere potrebbe risolvere. Oppure potrebbe essere utile anche solo una spruzzata di uno di quei prodotti per pulire i contatti elettrici. Ti lascio in descrizione quello che uso io. In caso non dovesse risolvere, basterà cambiare il potenziometro. Resta comunque una spesa molto contenuta. Numero 3. Cambia i pick-up. Ci sono due strade da intraprendere: pick-up che costano più del valore intero della tua chitarra, o pick-up comunque migliori ma che non costano esageratamente troppo. Prima opzione. Qui devi valutare se con la tua chitarra ti ci trovi davvero bene e l'unico difetto che riscontri è il suono dei pick-up. Se hai la possibilità, fai qualche test con il tuo liutaio di fiducia, vai sul sicuro. Se la tua chitarra con i pick-up nuovi non dovesse convincerti, non spenderci soldi, compra direttamente una chitarra migliore. Questa operazione infatti può proprio stravolgere il suono del tuo strumento, anche perché i pick-up sono l'unica connessione che c'è tra il legno e le corde. Ok, c'è anche il ponte e un sacco di altre cose che poi si riflettono nel suono finale, ma il suono finale dello strumento viene catturato dai pick-up e poi mandato all'amplificatore. Diciamo che il grosso del lavoro lo fanno loro. Sostituirli può proprio cambiare la voce del tuo strumento. È un'operazione davvero drastica. Fallo soltanto se con quella chitarra ti ci trovi particolarmente bene. A livello ergonomico è comoda, te la senti bene. Se così fosse, un cambio radicale ha tutto il senso del mondo. Io personalmente non ho mai modificato troppo le mie chitarre. Mi sono sempre trovato bene con quello che la chitarra aveva da offrirmi, anche per quanto riguarda quelle economiche. Per esempio, i pick-up Wilkinson che sono montati sulla mia Harley Benton, ne parlo in questo video, per quello che costa la chitarra sono più che dignitosi e anche in base al rapporto qualità-prezzo sono molto convincenti. Non ho mai avuto bisogno di cambiarli. Numero 4. Setup. Può sembrare banale, ma se il problema della tua chitarra è nella suonabilità e non nel suono, fai fare dal tuo liutaio un setup come si deve. Con un buon setup potresti risolvere un sacco di problemi relativi alla chitarra, compresi i problemi di accordatura ad esempio. Suonare una chitarra ben settata, fidati, è tutta un'altra cosa. Ne ho avuto la dimostrazione l'anno scorso
scorso. Sono stati rifatti i tasti alla mia Les Paul e contemporaneamente, ovviamente, è stato fatto un bel setup. Già la chitarra era stupenda prima e molto comoda. Dopo il setup, ti giuro, rinnovata. Aveva tutte le caratteristiche sonore della Les Paul che conoscevo fino al giorno prima, unite a tutta la comodità data dai tasti e dal setup fatto come si deve. Pensa che differenza ha fatto un lavoro così su una chitarra di quel valore e ora pensa che differenza potrebbe fare su una chitarra economica. Potrebbe trasformarla. Ancora di più se riesci a trovare la regolazione che fa per te. La maggior parte delle regolazioni hanno un fondamento oggettivo, ma una volta trovata la quadra diventa tutto gusto personale. Esempio, l'action è una questione molto personale. C'è chi si trova bene a suonare con le corde piuttosto alte e chi invece, se ha le corde che non sono rasenti i tasti, non riesce a suonare. Sperimenta, trova il tuo modo. Numero 5. Presta attenzione a tutti i dettagli che possono sfuggire su una chitarra economica. Su tante chitarre economiche c'è il rischio che i tasti possano sporgere dalla tastiera. Diventano molto fastidiosi. Ci sono alcune soluzioni per smussare questi spilli che ci troviamo per le mani, ma tutte le operazioni così delicate falle fare al tuo liutaio di fiducia. Un'altra cosa a cui stare attenti è sicuramente il capotasto. Potrebbe succedere che sia fuori misura. Altre chitarre invece potrebbero averlo troppo spigoloso. Questo causa la rottura delle corde proprio in quel punto. La soluzione potrebbe essere dare una leggerissima, ma leggerissima limata a dove riscontri il problema. Ti prego, leggerissima. Di meno. E poi lubrifica gli spazi delle corde con della grafite. È molto utile su chitarre che hanno il ponte mobile. Aiuta le corde a scorrere tra i solchi del capotasto e tornare alla loro posizione naturale. Così, quando il ponte torna alla sua posizione originale, la corda non si scorda. Non si scorda la corda. Questa resta una cosa molto utile su tutti i tipi di chitarre, anche a ponte fisso. Tra l'altro, una chitarra economica, per evitare problemi in più, ti consiglio di prenderla a ponte fisso. Tutti i casini in meno. Bene, questi sono i consigli per cercare di migliorare la tua chitarra economica. Se anche solo uno di questi consigli ti è stato utile, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale e attiva la campanellina per restare aggiornato su tutti i miei consigli. Fammi sapere quali sono i tuoi metodi per sistemare queste piccole cose. Dimmelo nei commenti, potrebbero essere utile a un sacco di persone. E tra l'altro, fermo, aspetta lì. Vedi qua? È tutto il video che ho questa chitarra e ancora non te l'avevo fatto vedere. Se vuoi scoprire cosa le è successo, seguimi su Instagram. Questa e tante altre cose le trovi lì. Ci vediamo al prossimo video.